Voilà, amici miei norcini, quasi norcini o pseudo norcini. Oggi andiamo a fare il lardo di colonnata come da disciplinare, che ora vi spiegherò perfettamente. Allora, tanto andiamo a fare lo scartocciamento, voi lo dite in inglese. Qua bottega da do, praticamente sono il numero 1 qui in tutta quanta la zona e oltre. Voilà, guardate che spettacolo. Okay, questo è il lardo. Praticamente che parte è? È la parte qui dietro del suino, ok? La parte qui dietro, che ha la caratteristica che è idrorepellente rispetto alla pancetta, che invece la pancetta tende a prendere un po' di più i liquidi, mentre qui dietro vi tende a gettare via, non assorbire. Per questo è l'ideale per fare il lardo, ok? Allora partiamo del disciplinare. Il disciplinare praticamente è un DOP, ok, sul lardo. Sarebbe a dire, il lardo viene fatto, in questo caso qui a colonnata, che qui a pochi chilometri. Che succede? Viene messo d'obbligo, per avere il disciplinare, in queste vasche. Viene messe in queste vasche, questa è la mini vasca, quando sono vasche abnormi, vi farò anche un video, farò vedere le foto, perché si usano queste vasche qui per il discorso, diciamo così, di scambio climatico. Il dentro sarà sempre a una temperatura uguale, mentre il fuori, insomma, varierà. L'aiuterà, diciamo, a tenere la temperatura e l'umidità giusta. Ok, questo è uno. Il disciplinare praticamente viene messo il lardo con tutta la miscela che ora vi andrò a dire, e non è che potete fare come vi pare. Qui è una miscela, diciamo, dopo sì, potete variare di alcune spezie, potete variare, potete aumentare un po' il pepe, il sale, no, il sale no, ho detto una cavolata, e alla fine ci va del rosmarino, dell'aglio, pepe, sale, delle bacche, ok? A strati. Praticamente cosa si fa? Si mette sotto, ok, si viene messo in queste vasche di marmo, ok, le vasche di marmo vengono chiuse, sigillate e passano degli ispettori. Ogni tanto passano gli ispettori per vedere se sono state aperte. Ma perché questo? Perché deve avere 6 mesi, deve raggiungere i 6 mesi di tempo il lardo, se no non può avere questo disciplinare. Deve avere le vasche di marmo, deve avere questi componenti che questi ispettori vengono a controllare all'inizio e poi alla fine. Ora io non so se sono loro che aprono i sigilli o li aprono e mandano la comunicazione, ora questo vi direi la cavolata, so solo che insomma questo qui è la maniera di fare. Cosa si fa? Si lascia nel lardo un pochino di magro, in maniera che il magro farà il liquido, e il liquido creerà la salamoia. Non viene aggiunta acqua, non viene aggiunto vino, non viene aggiunto niente. È il magro, che farà tutto. Quando lo andrò a prendere, se lo volete fare, dovete dire al vostro macellaio di fiducia o quello che è, mi raccomando, quando lo vai a tagliare, tagliane un pochino con il magro. Devi andare dentro bello stretto. Cosa farò? Lo taglierò in 2. Va bene. Che facciamo? Facciamo così. Attenzione, non c'è trucco, non c'è inganno, seguitemi bene. Sale, grosso, marino. Io ci metto ginepro, qualcuna anche schiacciata, qualcuna schiacciata. Cosa ci metto?
pepe in grani, statevi accorti, via quello che ho già usato, via. Poi ci vado a mettere un pochino di droghetta saporita, ma questa potete metterla o non metterla. Allora, qui come se non ci fosse un domani, l'aglio era già dentro, e ora il pepe. E ora voilà, e via, e via, e via. Ok? Passiamo dal sotto. Ok, senza aver paura sotto. Bene, e ora questo è. Ora abbiamo un po' piccante, se vi ci piace. Dopo vi lavate il viso. E cosa facciamo? Andiamo sopra, bene, bene, bene. Allora, così. Oh, che buono. Allora, guardate bene, sopra. Così. Andiamo giù. Ok. L'aglio era bello impastellato, perché se non lo vedete. Ok. Magari i primi giorni, per un discorso sempre di salamoia, lo massaggiate un po', non sotto, sotto lasciate stare, non lo toccate, lasciatelo stare, magari sopra se volete gli date un po' una massaggiata. Io dopo cercherò una mattonellina che abbiamo, dopo vado qui in una marmeria e prendo una pietra qui, ce l'avevo, non la trovo adesso,
in onore diciamo di camera, non l'ho trovato dopo, e la metto dentro, è di circa 2 centimetri, e l'appoggerò qui, così vi ripeto, gli servirà per il discorso di quando farà la salamoia, magari che non arriva su, e poi dopo la farò precisa per un discorso anche di mosche, moschiglione, zanzare, non vadano a finire dentro, se sarà completamente coperta. Ora questo qui è per farvi vedere, ma non ci fate caso, e dopo. O potrebbe andare bene una cosa così, e poi, che ne so, un esempio, ci fate, ecco, un tappo sopra, anche una cosa del genere, ok? Ci fate un bel tappo sopra, l'importante è che sia coperta, che non ci passi niente, va bene? Neanche l'aria, va bene. E che dire d'altro? Sì, potremmo parlarne ancora per ore, ma meglio di no, già non mi sopportate più. Ok, questa sarà pronta, come vi ho detto, fra 6 mesi. Ora io non devo dar retta al disciplinare, conoscendomi, questa fra 2 mesi, fra 3 mesi inizierò a assaggiarla, ok? NB, è importante che sia in un luogo fresco, che questa, se la fate all'estate, dovete metterla in una cantina al fresco, è un po' come un salame, non è che me la tenete al caldo o dove vi pare. Se è l'inverno, uguale, un posto al super fresco, benissimo, non può essere lasciata in casa, in un angolo, in cucina, no, si sciupa, sa di lanci, non va bene. In una zona fresca, o se non avete niente, se avete una cosa del genere, potete fare anche in frigorifero. Anche nel frigorifero, attenzione, questa qui è scavata, questo marmo. Se volete prendete 5 pezzi di marmo e con il chimico, con il silicone le incollate e fate una cosa del genere, non vi costerà niente, vi costerà, se andate da un marmista, 5 pezzetti di marmo vi prenderà 20 euro, 30 euro, e lo incollate. Tanti fanno così, nel laboratorio da me ce ne ho 2 molto più grandi e ho fatto in questa maniera, anche perché una realtà così costa un sacco di soldi, una realtà così, poi figuriamoci un po' più grande, lo possiamo fare da un'altra parte, sì, volendo sì, lo potete fare nelle vasche di acciaio, nelle vasche un po' più spessine di Teflon, lo potete fare, certo non avete lo stesso risultato, però è possibile farlo, non è che tutti quanti hanno il marmo a disposizione. Io vi sto dicendo, questa è la ricetta del disciplinare DOC di Colonnata, ok? Questa qui è, poi ognuno fa come meglio crede, sicuramente insomma viene lo stesso bene, però vi ho voluto dire, siccome avevo già fatto un video e non mi ero tenuto a dei principi, diciamo, regolamentari del DOC, ho voluto fare questo apposta per raddrizzare il tiro, così voi sapete com'è. Se qualcuno ve lo domanda, dice Luigi Dauria, ha detto Luis, ci ha spiegato che cos'è il lardo di colonnata e perché la colonnata viene in quella maniera, ok? Benissimo, se c'è qualcosa ditemelo, sappiate che faccio anche corsi, consulenze, mettiamo caso voi volete fare un prodotto e non riuscite o avete difficoltà, mi dici ma a fare quel prodotto o quell'altro, oppure mi dici un po' com'è l'infarinatura della norcineria, io sono qui presente, consulenze private. Se volete un aiuto nella realizzazione di questo capolavoro o altro, mi sistemo, contattatemi, scrivetemi sulla mia mail luisdauria@gmail. Cercheremo di capire assieme che aiuto vi posso dare. Sicuramente possiamo fare un aiuto ad hoc o un aiuto in generale. Io faccio tutti e due. Voi mi potete dire: Luigi, io vorrei realizzare, mettiamo caso, il salame tipo Milano, non so da dove si inizia. Benissimo, io vi seguo passo passo nella realizzazione e, cosa più importante, nel capire se voi lo potete fare, se voi avete le condizioni climatiche o gli strumenti per poterlo fare. Se non l'avete, non è che non lo fate, vi consiglierò che cosa c'è bisogno, anche magari
espedienti, escamotage, o ai professionisti magari che non hanno mai fatto un salume, tipo, non so, un esempio, un macellaio che non ha mai fatto un salume, io insegnerò come fare alcuni tipi di salumi, che lui magari non è che si possa fare tutti i salumi, se no quella è una norcineria e certamente diciamo così potrei anche andare bene, ma insomma in un'altra maniera. Va bene, comunque sia, tagliando, volando, contattatemi, sono qui a disposizione.